Ciao e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Recentemente abbiamo pubblicato un video in cui abbiamo parlato dell'indicatore di forza relativa, uno strumento molto semplice e facile da calcolare che permette di capire se lo strumento finanziario di nostro interesse, per esempio un'azione, un indice o un ETF, sta sovra o sottoperformando rispetto a uno strumento di riferimento chiamato benchmark. In questo video vedremo un altro strumento altrettanto interessante ma meno conosciuto, che ci permette di capire in quale fase del ciclo della forza relativa ci troviamo. Questo indicatore si chiama grafico di rotazione relativa, chiamato anche RRG, e se non lo conoscete vi suggerisco di non perdervi questo video, vi assicuro che non ve ne pentirete. Ancora pochi secondi di pazienza e ci rivediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati! Ovviamente vi ricordo che le informazioni riportate in questo video non devono essere interpretate come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di informare e di intrattenere. Bene, l'indicatore RRG è un indicatore molto semplice da utilizzare, ma per poter comprenderlo in pieno è necessario capire bene qual è l'idea che sta alla base e come viene costruito. Per non rendere troppo pesante la trattazione, abbiamo pensato di dividere la spiegazione in due parti. In questo video quindi vedremo la parte più teorica e arriveremo a capire come viene interpretato l'indicatore. Nel prossimo video invece faremo degli esempi più specifici e capiremo perché è così importante conoscerlo. Prima di procedere con l'analisi dell'indicatore devo fare un'ulteriore premessa. Il grafico di rotazione relativa è un marchio registrato della società RRG Research e le equazioni utilizzate per ottenerlo non sono pubbliche. Inoltre le piattaforme che includono questo indicatore sono molto poche e ovviamente a pagamento. Per la spiegazione dell'indicatore farò quindi riferimento ai grafici disponibili gratuitamente sul sito StockChart, la quale detiene i diritti per il suo utilizzo. Per la parte più pratica invece utilizzeremo l'indicatore sviluppato da noi. Studiando ed analizzando i grafici disponibili gratuitamente sul web, abbiamo infatti ricostruito le equazioni utilizzate ed ottenuto una riproduzione dell'indicatore piuttosto fedele. Bene, a questo punto possiamo quindi partire. Il grafico RRG è stato sviluppato nel 2004-2005 da Julius de Kempener, il quale è un analista finanziario con 30 anni di esperienza e attualmente direttore della società RRG Research. Lo studio e lo sviluppo di questo indicatore è incominciato quando de Kempener lavorava per una banca di investimento ad Amsterdam. In questo periodo si è reso conto che i suoi clienti istituzionali erano molto più interessati alla performance relativa degli strumenti finanziari piuttosto che alla direzione vera e propria del trend dei prezzi. Il loro obiettivo era avere uno strumento in grado di fornire in tempi molto rapidi informazioni che permettessero di separare le aziende leader, che quindi tirano il mercato, da quelle ritardatarie, che quindi stanno ottenendo performance inferiori. Una volta in possesso di queste informazioni, per gli investitori era quindi possibile stabilire quali strumenti caricare e quali scaricare nei loro portafogli azionari. De Kempener ha quindi sviluppato l'indicatore RRG, che attraverso la rappresentazione ciclica della forza relativa, che state vedendo in questo momento, permette di capire in modo molto condensato, ma altrettanto comprensibile, in che fase del ciclo si trovano i vari strumenti finanziari rispetto ad un benchmark di riferimento. Quello che state vedendo è il grafico del settore energetico XLE rispetto all'S&P 500 e basta un colpo d'occhio per capire che questo settore negli ultimi mesi ha mostrato delle performance decisamente buone, nettamente superiore all'S&P 500, ma che nell'ultimo periodo sta perdendo forza e sta probabilmente andando verso una fase di debolezza. Se le cose non sono ancora chiare non dovete ovviamente preoccuparvi, vedrete che una volta arrivati alla fine del video avrete capito come si costruisce e come si utilizza questo strumento e soprattutto ne capirete le potenzialità. È comunque necessario che abbiate compreso appieno cos'è l'indicatore di forza relativa e come si utilizza. In caso vi siate persi il video vi suggerisco di mettere in pausa e cliccare sul link che trovate in alto a destra. Partiamo quindi con la spiegazione dell'indicatore e come si costruisce. I grafici di rotazione relativa vengono ottenuti mettendo in relazione due diversi indicatori, il JDK-RS Ratio e il JDK-RS Momentum. I loro nomi sono composti dalla sigla iniziale JDK, che ovviamente sono le iniziali del nome del suo sviluppatore, Julius de Kempener, mentre RS è l'acronimo di Relative Strength, o in italiano forza relativa,
da cui entrambi gli indicatori derivano. Infine, ratio indica che il primo indicatore è strettamente legato alla forza relativa, mentre il secondo prende il nome di momentum, in quanto rappresenta appunto il momentum, ovvero lo slancio, con cui la forza relativa sta variando. Partiamo quindi con un esempio disponibile sul sito di StockChart in cui viene utilizzato l'indice XLK, che rappresenta il settore tecnologico americano. Nel grafico in alto abbiamo appunto l'andamento dei prezzi dell'indice. Nel grafico in mezzo viene rappresentata la forza relativa del settore tecnologico rispetto all'S&P 500 ed infine nel grafico in basso vengono rappresentati due indicatori. Quello rosso è l'RS ratio, mentre quello verde è l'RS momentum. Innanzitutto bisogna notare che entrambi gli indicatori sono normalizzati e fluttuano sopra o sotto il livello pari a 100. Il processo di normalizzazione ha ovviamente il vantaggio di poter confrontare i valori dei due indicatori per diversi titoli, purché ovviamente venga utilizzato lo stesso benchmark. Partiamo analizzando l'RS ratio. Questo indicatore viene calcolato a partire direttamente dall'indicatore di forza relativa e fornisce un'indicazione di quanto uno strumento sta sovra o sottoperformando rispetto al benchmark di utilizzo. Questo indicatore infatti riflette una tendenza al rialzo della performance relativa quando è superiore a 100 e una tendenza al ribasso della performance relativa quando è inferiore a 100. Inoltre, più l'indicatore è al di sopra o al di sotto del livello 100, più forte è il trend rialzista o ribassista. Bisogna fare attenzione ad una cosa. Fino ad ora infatti non ho mai parlato di trend al rialzo o al ribasso del prezzo dell'indice, ma della forza relativa. Se l'RS ratio è superiore a 100 e sta aumentando, non è infatti detto che l'andamento del prezzo sia in rialzo, però la sua forza relativa sta aumentando e quindi sta sovraperformando rispetto al benchmark. Ciò significa che entrambi gli strumenti potrebbero avere un trend dei prezzi decrescente. In ogni caso, quello dello strumento in analisi è comunque meno decrescente di quello del benchmark. Se ricordate quello che ho detto all'inizio del video, lo scopo di questo indicatore non è individuare il trend dei prezzi, ma avere un'indicazione della tendenza della forza relativa, ovvero se lo strumento in esame sta sovra o sottoperformando rispetto al benchmark. L'RS ratio, come tutti gli indicatori di tendenza, come per esempio le medie mobili, soffre di un periodo di ritardo. Ciò significa che questo indicatore fornirà indicazioni di un possibile aumento o diminuzione della forza relativa quando attraverserà a rialzo o a ribasso il livello 100, ma lo farà quando ormai il movimento è già partito. Facendo riferimento al grafico in centro, si può notare che la forza relativa ha raggiunto il picco all'inizio di agosto, per poi iniziare a scendere, ma l'RS ratio non è sceso al di sotto di 100 fino a metà ottobre. Allo stesso modo, la forza relativa ha toccato il fondo a metà luglio per poi incominciare a risalire, ma l'RS ratio non ha superato il livello 100 fino a metà settembre. Ovviamente questo comportamento potrebbe causare dei ritardi nelle operazioni di investimento, ma permette anche di filtrare possibili falsi segnali. In ogni caso, per cercare di evitare di accumulare troppo ritardo, viene in nostro aiuto l'indicatore RS Momentum. Come dice appunto il nome, questo indicatore rappresenta il momentum della forza relativa, o in altre parole, lo slancio che possiede durante le sue variazioni. Facciamo quindi un altro esempio e prendiamo come riferimento il settore delle utilities, il cui grafico dei prezzi è riportato in alto, mentre in basso viene mostrato l'andamento dell'RS ratio in rosso e dell'RS momentum in verde. L'RS momentum, per sua natura, è un indicatore in grado di anticipare il movimento dell'RS ratio e quindi della forza relativa. Questo indicatore quindi tende ad aumentare e superare il livello 100 dopo che l'RS ratio ha raggiunto un minimo e sta quindi risalendo, come per esempio è successo verso metà dicembre. Questo accade proprio perché l'RS Momentum è un indicatore dello slancio con cui la forza relativa sta variando. Quando quindi quest'ultima scende molto velocemente, anche il momentum scende, ma non appena la forza relativa raggiunge il suo minimo e rallenta la discesa, quindi perde slancio, allora il momentum risale e attraversa il livello 100, anticipando la salita dell'RS ratio. La stessa cosa avviene ovviamente al contrario quando l'RS ratio sale e raggiunge un punto di massimo, per poi invertire la direzione. Anche in questo caso il momentum anticipa l'inversione diminuendo velocemente e oltrepassando verso il basso il livello 100. Bene, se fino a questo punto è tutto chiaro, possiamo passare alla costruzione del grafico RRG. Per creare il grafico di rotazione relativa è sufficiente prendere il valore di questi due indicatori e inserirli in un grafico in cui l'asse orizzontale
è rappresentato dall'indicatore RS Ratio, mentre l'asse verticale dall'indicatore RS Momentum. Il grafico è quindi formato da 4 quadranti separati appunto dai due assi, il cui centro coincide con il valore di 100. Partiamo dal quadrante principale in alto a destra, caratterizzato da un RS Ratio e RS Momentum superiori a 100. Questo significa quindi una tendenza al rialzo della forza relativa caratterizzato da una buona spinta. Se lo strumento in analisi si trova in questa area, sta molto probabilmente ottenendo ottime performance e sicuramente sta performando meglio dello strumento utilizzato come benchmark. Si tratta quindi di un'azienda o di un settore leader di mercato che con molta probabilità fa già parte o entrerà presto a far parte del nostro portafoglio di investimento. Pian piano la forza relativa incomincia a indebolirsi e nonostante sia comunque in crescita sta incominciando a rallentare. L'RS Ratio ha quindi raggiunto il suo massimo e sta per iniziare ad invertire. Come abbiamo visto poco fa, il momentum anticipa la discesa dell'RS Ratio, per cui mentre quest'ultimo si trova ancora a livelli superiori a 100, l'RS Momentum sta già diminuendo ed attraversa l'asse orizzontale verso il basso, portandoci nel secondo quadrante. In quest'area si ha sempre una tendenza al rialzo della forza relativa, in quanto è ancora superiore a 100, quindi il nostro strumento in analisi sta ancora sovraperformando, però si sta indebolendo. Se uno strumento su cui abbiamo investito si trova in quest'area, allora è bene tenerlo sotto controllo ed eventualmente essere pronti a chiudere la posizione. Piano piano la debolezza del momentum influisce sull'andamento della forza relativa e quindi anche l'RS Ratio incomincia a diminuire fino ad attraversare l'asse verticale da destra verso sinistra, portandoci quindi nel terzo quadrante. Questo comporta una tendenza al ribasso della forza relativa accentuata inoltre da un momentum negativo. Se lo strumento in analisi si trova quindi in questo quadrante, sta sicuramente sottoperformando il benchmark ed entra a far parte di quel gruppo di aziende o di settori ritardatari. In questo caso non bisogna assolutamente fare acquisti e non dovremmo avere in portafoglio strumenti che si trovano in quest'area del grafico. A questo punto la forza relativa dello strumento in esame raggiunge il suo minimo e incomincia a invertire la direzione. Incominciano quindi ad esserci nuovi segnali di ripresa e il momentum rincomincia ad aumentare, entrando quindi nel quarto quadrante. Un'azienda o un settore che si trova in questo quadrante ha ancora una tendenza al ribasso della forza relativa, però il fatto che l'RS Momentum stia aumentando rappresenta un miglioramento delle performance. Anche in questo caso quindi dobbiamo tenere sotto controllo il nostro strumento in analisi ed eventualmente prepararci all'acquisto. Per completare il ciclo quindi lo strumento riprenderà pian piano forza incominciando a recuperare e sovraperformare il benchmark, riportando l'RS Ratio a valore superiore al livello 100, tornando quindi nel settore principale. Generalmente questo rappresenta il segnale di acquisto. A questo punto siamo ritornati nel quadrante di partenza e il ciclo potrà quindi ricominciare da capo. Prima di concludere il video, torniamo al grafico che vi ho fatto vedere all'inizio del video relativo al settore energetico e vediamo a questo punto se è un po' più chiaro. La posizione attuale all'interno del grafico è rappresentata dal pallino più grande, che rappresenta appunto la testa della curva. Inoltre ogni pallino più piccolo, chiamato nodo, rappresenta una settimana nel passato. In tutto stiamo vedendo un movimento che ricopre circa 6 mesi. Come vedete il settore energetico ha seguito perfettamente il ciclo che abbiamo visto poco fa, partendo infatti dal secondo quadrante in basso a destra, che indicava quindi un indebolimento, è passato nel quadrante dei ritardatari, indicando una decisa perdita di performance rispetto al mercato. E poi è entrato nel quadrante in alto, indicando un miglioramento, per poi chiudere il ciclo nel quadrante principale. Attualmente il settore energetico si trova ancora tra i leader di mercato, ma come potete vedere sembra stia perdendo forza e puntando verso il settore di indebolimento, ricominciando quindi il ciclo. Bene ragazzi, per questo video abbiamo concluso. Spero di essere riuscito a trasmettervi l'importanza di questo strumento. In pochi secondi infatti è possibile ricostruire l'andamento delle performance di un qualunque strumento finanziario e prevedere quali saranno i movimenti futuri. Nel prossimo video vedremo il grafico più nel dettaglio e approfondiremo alcuni concetti già anticipati in questo video. Se non volete perdervelo, vi suggerisco di iscrivervi al canale in modo da essere avvisati non appena lo pubblicheremo.
Bene, come sempre se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like, inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto.